Buongiorno a tutti, cominciamo col nuovo corso della riforma della semplificazione paesaggistica, in particolare del regolamento recante l'individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica ordinaria e sottoposti alla procedura autorizzatoria semplificata. Oggi è il 5 maggio 2017, con me l'ospite speciale, come anche nell'altro corso dello SCIA 2, l'avvocato Fabio Squassoni. Buongiorno a tutti. Buongiorno, benvenuto. Direi di cominciare subito perché c'è una montagna di cose da Sì, vedere. effettivamente l'argomento è abbastanza complesso, quindi direi che possiamo anche cominciare. Bene, passiamo quindi subito alle slide. Eccoci qua. Ok, quindi abbiamo detto questo regolamento non riguarda tutta la materia paesaggistica, ma è circoscritta alla parte cosiddetta semplificata. Chiaramente nel corso nel corso del corso useremo termini e daremo un'esposizione quanto più possibile pratica e comprensibile anche ai non addetti ai lavori. Sei d'accordo, Fabio? Sì, come di consueto io direi di continuare sulla strada che abbiamo segnato con gli altri corsi, con il corso dello SCIA 2, sul decreto SCIA 2. Quindi un taglio anti-accademico cercando di far arrivare un messaggio, diciamo, il più chiaro possibile per i più esperti, per i meno esperti, per i più avvezzi anche alla terminologia giuridica e tecnica e anche per i meno avvezzi, in modo tale da segnare un percorso che possa essere in qualche modo utilizzato da tutti per accostarsi alla materia. Quindi un invito alla paesaggistica semplificata. Ecco, questo potrebbe Esatto, essere un po' lo slogan. esatto, è anche carino come slogan. Allora, Andiamo alla slide numero 2. Intanto diamo una prima circoscrizione generale su quando si applica e soprattutto quando non si applica. Chiaramente l'ambito è puramente paesaggistico, non vale strettamente per le questioni e l'ambito di vincolo idrogeologico, gli enti parco, le aree protette, le aree a rischio incidente rilevante, il rischio idraulico, le fasce di rispetto e tanti e tanti altri, altri vincoli e che che... anche qui si potrebbe fare altre due slide Esatto. vincolistiche. Quindi l'ambito è prettamente paesaggistico, tant'è che, ripetiamo, i beni culturali, ancorché facenti parte della sfera del codice dei beni culturali, che è un super testo unico, ripetiamo a costo di essere ripetitivi che questo regolamento di semplificazione riguarda solo la parte paesaggistica e neanche tutta quella Quella semplificata. semplificata e individua i casi di esclusione dall'autorizzazione paesaggistica, che è un'altra cosa importante. La procedura ordinaria di autorizzazione qui non viene toccata e noi non la tratteremo perché se effettivamente già questa materia vedremo è abbastanza ampia, andremo ad ampliare troppo la trattazione e a confonderla. Allora, Diciamo così, ecco, qua perché e come siamo arrivati a questo regolamento, vediamo le puntate precedenti. esatto, qua abbiamo una disamina sull'evoluzione, diciamo, della materia. Tutto ebbe inizio, anzi, diciamo, prendiamo l'ultimo Diciamo segmento, l'ultimo l'ultimo segmento. miglio, Allora, che è il codice. il sistema attuale è stato disegnato con il decreto legislativo 42 del 2004, che è il codice dei beni culturali del paesaggio. Poi, dopo, nel proseguo del corso, vediamo anche cosa è Nel successo proseguo prima. del corso vedremo cosa è successo prima. Eh, Articolo 146 del codice disciplina l'autorizzazione paesaggistica ordinaria, quindi procedimento ordinario autorizzativo. L'articolo 149 disciplina da codice, quindi direttamente nella legge, alcuni casi di esclusione dall'autorizzazione. Diciamo che quando entrò per la prima volta il codice dei beni culturali c'era solo due regimi, quelli sottoposti a regime ordinario, che era la residualità, e quelli esclusi di tout court, e sono quelli che vediamo qui nella Era slide. un'indicazione tassativa. Quindi ancora non si parlava di semplificata. No. Chiaramente c'era questa piccola riserva che apparve da subito col codice, che
prevedeva che il Ministero, allora per MIBACT d'ora in avanti intendiamo il Ministero dei Beni Culturali e quindi noi useremo il termine Ministero. Ministero, e per Ministero ci riferiamo a quello, al MIBACT. Lo stesso per la Conferenza Unificata, Regione, ed enti locali e Stato, la chiamiamo semplicemente Conferenza Unificata. Esatto. Riutilizziamo la stessa tecnologia che abbiamo utilizzato nel corso SCIA2 poi in realtà. Esattamente. Allora, Quindi, articolo 146, comma 9, delega il MIBACT in intesa con la Conferenza Unificata a emanare regolamenti per procedure semplificate ipotizzabili sì, per le famose lieve entità entro il 31 dicembre 2008. E ovviamente siamo arrivati al 2010, rispettato al minuto, e come al solito. Ecco Fabio, te che sei avvocato mi potresti spiegare, o perlomeno quante volte riscontri norme che dicono entro la tale data deve essere fatto, ma lo Stato non adempie? Ad esempio, un mese fa abbiamo registrato lo SCIA2, ancora di questo glossario mitico. Esatto, scaduto il termine ormai e non c'è traccia, e chissà quando uscirà. Però tu non puoi permetterti di far scadere termini per pagare le tasse o altri adempimenti. No, o anche per depositare una memoria in tribunale, perché sennò scattano le preclusioni e il cliente perde i diritti di difesa. E se fosse messo forse andrebbe messo un meccanismo: se io Stato se te Ministero non fai questo adempimento, allora cosa facciamo? Ti facciamo pagare una sanzione. Va bene, ora battute a parte per sdrammatizzare. Succede in un numero enorme di casi. È praticamente la norma che la data che prevista inizialmente per l'emanazione di regolamenti o atti di attuazione poi venga sforata in qualche modo e si vada più avanti. I leggendari decreti attuativi di tante norme e ad esempio i classici regolamenti regionali che dovrebbero essere figli colonne portanti di alcune leggi, che entro 90 giorni sarà emanato. Passa 2 anni sì, e si sta nel limbo. Si fa passa anche di più. Dei recepimenti non ne parliamo neanche, vedi la normativa siciliana sul recepimento del testo unico, sì, solamente solo 15 anni. Solo 15 anni per recepimento. Quindi, cari colleghi siciliani che state seguendo il corso sulla paesaggistica, effettivamente possiamo capire un certo disorientamento che leggo a volte nei gruppi Facebook. Direi proseguendo comunque ritornando, non andando fuori tema. Allora, qui l'attesa non è stata lunghissima, perché il 26 agosto 2010 è stato pubblicato il DPR 139 2010, con cui veniva previsto il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità soggetti a determinate condizioni. Cioè gli interventi avrebbero dovuto essere effettuati su aree immobili sottoposti alle norme di tutela della parte terza del codice, quindi vincolati per legge, quindi vincoli Galassini, per decreto ministeriale o con piano paesaggistico per notevole interesse pubblico. Sì, che tra l'altro dettaglieremo tra un po' sull'articolazione dei vincoli. E poi che gli interventi di entità comportassero un'alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici con le modalità indicate nell'allegato 1 che faceva parte integrante del regolamento. Ed erano 39 ipotesi di intervento di lieve entità. Quindi ancora, da 2 diventavano 3 i regimi della paesaggistica, quindi ordinaria, semplificata e quella esclusa, o quella che più in avanti noi chiameremo col nomignolo la paesaggistica libera. Ecco, se si può passare la il termine. Paesaggistica libera. Dopo l'edilizia libera avremo la paesaggistica libera. Così. Ecco, ai tempi del DPR 139 comunque i casi di esclusione erano sempre erano limitati sempre a quelli previsti dall'articolo 149 del codice, quindi erano pochissimi fondamentalmente. Pochissimi, e soprattutto erano anche, qui la dico da tecnico, erano scollegati, non trovavano corrispondenza sempre col testo unico dell'edilizia, che già era vigente da circa 3 anni prima del codice.
Ecco, con questa slide praticamente si riassume il quadro e quindi i regimi paesaggistici vigenti dopo l'entrata in vigore del DPR 139/2010. Tra l'altro, lo ripetiamo più in qua, questo DPR della semplificata del 2010 adesso è stato integralmente abrogato con questo nuovo regolamento. Bene, andiamo avanti ancora. Ecco, qui Fabio arriviamo a un pezzo forte perché è una delle tante domande che ci siamo posti e che anche i vari lettori dei nostri due blog in qualche modo ci hanno già avanzato. Allora, intanto efficacia delle disposizioni del DPR è entrato in vigore il 6 aprile 2017, quindi DPR vale, vige. Chiaramente questo DPR, se posso invadere le tue carte Fabio, è il DPR, abbiamo detto 31/2017, pubblicato in Gazzetta che giorno era Fabio? Possiamo vederlo, se no lo vediamo sul sito, ed è il seguente, Gazzetta del 13 febbraio 2000. Pardon, il DPR è il 13 febbraio 2017 numero 31, pubblicato in Gazzetta il 22 marzo 2017, entrata in vigore 6 aprile 2017, quindi oggi è il 5 maggio, questo regolamento è in vigore da circa un mese, dovrebbe incominciare ad andare a regime. Quindi, nelle regioni a statuto ordinario viene applicato immediatamente. Quindi tu cur. Così com'è. Nelle regioni a statuto speciale nelle province autonome siamo in attesa del secondo passaggio. Quindi un recepimento. È necessario un adeguamento, ecco, più della che legge, recepimento. più che un vero e proprio recepimento, perché possono comunque hanno autonomia, per cui possono anche apportare modifiche. Un adeguamento della legislazione ai sensi degli statuti speciali e delle norme di attuazione degli statuti speciali. Quindi nei limiti e nell'ambiti degli statuti speciali. Esattamente.